Ottenere del capitale in gestione e a volte anche del capitale importante senza limiti di tempo, senza nessuno che ti controlla il drawdown, senza nessuno che ti dà un minimo di profitto da fare, ma soprattutto senza rischiare il tuo denaro. Questa è la promessa che fa Darwinex Zero, un servizio molto evoluto secondo me di trading, e io mi sono iscritto 3 mesi fa e dopo 3 mesi mi sento di fare una recensione sincera dei loro servizi, e in questo video andremo a vedere in dettaglio tutti i pro, tutti i contro, se veramente ti assegnano del capitale quasi subito, come fare per ottenere ed aumentare il tuo D-score, che è quel coefficiente attraverso il quale ti assegnano del capitale e aumentano ad assegnarti del capitale, e le 5 regole d'oro per mantenere il tuo D-score ad un alto livello e quindi per aumentare le assegnazioni che ti vengono concesse. Vediamo la home page del sito darwinexzero.com, una home page molto semplice e intuitiva sulla quale ci si può iscrivere ed ottenere subito, immediatamente, il proprio conto Darwinex. Si può scegliere tra Forex CFD, Future, azioni ETF o CFD sulle cripto. Il costo è un costo mensile ed è l'unico costo da assorbire per avere tutti i servizi e per avere in futuro possibilmente accesso ai capitali, alla gestione dei capitali su Darwinex.0. C'è da dire che oltre a questo si usa la piattaforma MetaTrader 5, una tra le piattaforme più utilizzate, ed inoltre che i risultati sono tutti certificati. Quindi andiamo a vedere subito il sito web, perché una volta iscritti immediatamente si ha il proprio conto sul quale si può far trading. Dopo la fase di calibrazione vi verrà assegnato quello che viene chiamato il D-score, ovvero la quotazione attuale della vostra qualità come trader. Più è alto, più è importante. Questo è un numero da tenere sempre presente e sul quale bisogna lavorare per mantenerlo il più alto possibile. Oltre a questo, un altro numero da guardare è il rating sull'allocazione, perché quando si arriva a 75 di rating l'allocazione è garantita, ovvero arrivano i primi capitali da parte di Darwinex. E questo è veramente garantito. Se si riescono a mantenere alti il D-score e il rating, si può diventare uno tra i tanti gestori di fondi Darwinex. Qui vediamo, ad esempio, ho fatto una ricerca solo tra quelli di nazionalità italiana, alcuni di essi gestiscono milioni, ci si arriva dopo un pochino, però come vedete le assegnazioni vengono sia da Darwinex, e sono le assegnazioni Darwinia, quindi assegnazioni dati proprio dal sito darwinexzero.com, sia da investitori esterni, capitale in gestione, in questo caso questo trader ha 11 investitori esterni, dei quali possono venire da qualsiasi nazionalità e sono assolutamente anonimi, come sei anonimo tu nella piattaforma, quindi non avrai mai nessuno che ti chiama per sapere come sta andando la tua strategia oppure cosa pensi di quel titolo o di quell'altro titolo. È veramente tutto in forma anonima e gestito veramente molto bene. Adesso vediamo quali sono i pro e i contro. I pro sono che si ottiene del capitale senza fare challenge e soprattutto una volta ottenuto il conto è tuo e non te lo toglierà, non te lo cancellerà o bannerà mai nessuno. Inoltre che qualsiasi performance tu farai hai la certificazione del tracking, quindi una sorta di garanzia di quello che è la tua performance, che può essere usata anche all'esterno. Inoltre le allocazioni di capitale garantito, abbiamo visto se arrivi a 75 di score ci sono i primi capitali da Darwinex, poi bisogna attendere un po' di più per ottenere il capitale di investimento, e poi un supporto di alta qualità che risponde sempre in giornata. Sono andato a cercare anche i contro, perché io veramente personalmente non ne ho trovati di contro, quindi sono andato a vedere tra le recensioni e ho letto che qualcuno si lamenta dei costi di abbonamento, dei costi di trading e di allocazioni difficili. Sono andato un po' ad approfondire. Innanzitutto i costi di abbonamento è l'unico costo che bisogna veramente sopportare, e non ci sono altri costi, quindi è un singolo costo. I costi di trading in realtà sono allineati con gli altri broker CFD, non sono assolutamente più alti. Per quello che riguarda le allocazioni difficili, sono andato a studiare, a leggere con attenzione le recensioni e ho capito che i trader che falliscono sono coloro che non hanno capito veramente come funziona Darwinex Zero e cosa vuole Darwinex Zero prima di concedere del capitale, e quindi si comportano come tradono ad esempio le prop firm, quindi cercando di raddoppiare il capitale o prendendo dei rischi assurdi. Ecco, questo a Darwinex non piace proprio per nulla.
loro hanno un metodo che vogliono vedere e che premiano se riesci a portarlo avanti, e adesso parleremo proprio del metodo per aumentare il tuo D-score. Diciamo subito che Darwinex premia la costanza, quindi per aumentare il tuo D-score è importante la costanza nel tempo, la costanza e la omogeneità delle operazioni. L'algoritmo infatti valuta la relazione tra la durata delle posizioni, i lotti utilizzati ed i tempi di permanenza nel mercato, e più sono costanti, più l'algoritmo capisce che hai una strategia ben delineata e quindi ti premia come? Aumentando il tuo D-score e quindi aiutandoti ad attrarre altri capitali. Cosa piace al D-score e cosa non piace? Facciamo una lista ben precisa di come aumentare il proprio D-score e quelle cose da evitare per non rischiare di essere penalizzati. Allora, al D-score piace un rischio stabile, quindi la costanza nei lotti usati in tutti i trade. Piace il taglio delle perdite, quindi bisogna utilizzare sempre lo stop loss in tutte le operazioni, e gli piace la costanza anche nei profitti, quindi perché no, utilizziamo anche il take profit. Inoltre, parliamo di costanza, gli piace anche la costanza nella durata delle operazioni, quindi premia se hai trade di durate simili. Ed inoltre ti premia se fai trade su asset molto liquidi, quindi molto conosciuti. In questo caso il D-score ti premierà, ti aumenterà il tuo D-score e attrarrai dei capitali, perché capisce che hai una strategia ben definita. Cosa non piace al D-score e quindi cosa ti penalizza? Il D-score penalizza se hai un rischio variabile, ovvero se usi dei trade molto rischiosi e quindi aumenti su alcuni trade il lottaggio e lo diminuisci su altri. Ti penalizza se non usi lo stop loss, perché in quel caso la perdita è incalcolabile, e ti penalizza soprattutto se moltiplichi e fai varie operazioni allo stesso tempo, perché la trading con le martingala si sa che a lungo periodo è decisamente perdente. Ti penalizza anche se aumenti l'esposizione quando sei in perdita, cercando di raggiungere il pareggio, di ritornare al pareggio. Non è una pratica che piace. Ed inoltre ti penalizza se cambi radicalmente il tuo stile da trading, se passi quindi velocemente da scalping a swing trading e magari a position trading. Queste sono pratiche assolutamente da evitare. Una volta fatto questo, se vuoi puoi ottenere subito il tuo conto Darwinex, basta che vai sul sito darwinex0.com, scegli il tuo conto, ti iscrivi e con questo coupon, il nostro coupon, scrivi Scipio al momento dell'iscrizione, avrai uno sconto immediato del 20% ed avrai accesso a tutti i servizi Darwinex che ho appena descritto. Ci vediamo prossimamente per parlare di altre cose su darwinex0.com. Ciao a tutti!